Ogni mattina, all'alba, migliaia di forni in tutta Italia inondano le strade col profumo inconfondibile del pane fresco. È un rituale quotidiano a cui l'84,9% degli italiani non rinuncia, segno di un amore intramontabile per la pagnotta artigianale. Ma dietro il semplice gesto di comprare una michetta calda si nasconde un settore in profonda trasformazione. Benvenuto su Come fanno soldi, il canale dove analizziamo i veri modelli di business dietro le aziende più famose e le attività che fanno parte della tua vita quotidiana. In questo video scopriremo come fanno soldi i forni artigianali in Italia, tra concorrenza dei supermercati e nuove tendenze di consumo. Cominciamo dai numeri chiave. In Italia operano circa 20.000 panifici artigianali attivi che sfornano complessivamente circa 1,5 milioni di tonnellate di pane all'anno. Il mercato della panificazione, che include pane, pizza, prodotti da forno e pasticceria, genera un fatturato annuo stabile intorno ai 13 miliardi di euro. Eppure, rispetto al passato, consumiamo molto meno pane. Pensate che in 40 anni il consumo pro capite è crollato del 65%, passando da quasi 250 grammi al giorno a soli 85 grammi giornalieri oggi. In media ogni famiglia italiana spende 76 euro al mese in pane e prodotti da forno, un dato in crescita negli ultimi anni anche a causa dell'inflazione. Nonostante la dieta sia cambiata, la stragrande maggioranza degli italiani continua a preferire il pane fresco artigianale. Circa l'85% del pane consumato nel paese è di produzione artigianale e giornaliera, segno che la fiducia nei forni sotto casa resta altissima. Se i piccoli forni artigianali sono ancora amati, allora dov'è la difficoltà? Un grande concorrente negli ultimi decenni è stato il supermercato. La grande distribuzione GDO ha imparato presto che il pane può essere usato come loss leader o prodotto civetta, in pratica un prodotto venduto sotto costo per attirare clienti nel punto vendita. Entrando per il pane a prezzo stracciato, il cliente finisce per riempire il carrello di altri articoli, ed ecco che il supermercato ha vinto. Per i panettieri indipendenti competere sul prezzo è dura, spesso il pane industriale precotto arriva sugli scaffali a prezzi bassissimi, perché magari prodotto in stabilimenti automatizzati o addirittura importato surgelato dall'Est Europa. Le associazioni di categoria denunciano questa come concorrenza sleale, perché i forni artigianali italiani devono rispettare normative stringenti e costi energetici elevati, mentre certi prodotti di importazione sfuggono a queste regole. Il risultato? Negli ultimi anni sono esplose le vendite di pani industriali confezionati, che hanno superato le 200.000 tonnellate annue vendute, con incrementi notevoli per prodotti come pane da tramezzino, panini per hamburger e pancarré, cresciuti tra più 5 e 8% in volume. Il pane fresco artigianale ha visto aumentare il proprio prezzo medio, più 57% in 10 anni secondo Altroconsumo, ma questo rialzo serve a malapena a coprire i maggiori costi di farine, bollette e personale. Insomma, il panettiere di quartiere oggi lavora con margini molto stretti, stretto nella morsa tra bollette che lievitano e la baguette del supermercato venduta a meno di un caffè. Vediamo più da vicino l'economia di un forno artigianale. Avviare una panetteria richiede un investimento iniziale significativo. Solo allestire un laboratorio completo, forni, impastatrici, celle frigorifere, banconi, può costare attorno ai 130.000 euro e considerando arredamento e burocrazia l'investimento totale spesso supera i 200.000 euro. Una cifra importante che molti imprenditori cercano di ammortizzare in circa 10 anni di attività. Dal lato dei costi operativi, fortunatamente le materie prime incidono relativamente poco. Farina, acqua, lievito e sale rappresentano una frazione minoritaria del prezzo di vendita. Infatti, le panetterie hanno in genere un margine lordo, la differenza tra ricavi e costi diretti di produzione, tra il 55% e il 75%, un dato elevato che riflette il basso costo degli ingredienti rispetto al prezzo del pane. Ma attenzione, questo è il margine lordo. Una volta che dal ricavo togliamo tutte le altre spese, affitti, bollette di forno e illuminazione, stipendi del personale, tasse e manutenzioni, l'utile si assottiglia moltissimo. Il margine di profitto netto medio di una panetteria artigianale oggi si aggira solo sul 5-15% del fatturato. Ad esempio, un panificio con un fatturato annuo di 300.000 euro potrebbe realisticamente generare un utile netto compreso tra i 15.000 e i 45.000 euro, secondo i margini medi del settore. Un dato preoccupante citato dai fornai è che molti piccoli forni faticano persino a raggiungere il break-even. Ad esempio, produrre solo 80 kg di pane al giorno con un laboratorio costato 300.000 euro rende quasi impossibile rientrare dell'investimento. Ecco perché per sopravvivere bisogna puntare sulla quantità e sulla differenziazione dell'offerta.
Come può quindi un forno artigianale difendersi dalla GDO e restare profittevole? La parola chiave è innovazione nel modello di business. Negli ultimi anni sono emerse diverse strategie vincenti tra i panettieri italiani, che possiamo riassumere in alcuni punti. 1. Specializzazione di prodotto. Molti forni hanno smesso di fare di tutto un po' e si sono specializzati in pani di alta qualità o di nicchia. C'è chi punta solo sul lievito madre e lunghe fermentazioni, chi su farine biologiche e grani antichi locali. Non a caso nella guida Pane e Panettieri d'Italia 2025 del Gambero Rosso, ben il 10% dei panifici censiti coltiva direttamente i propri grani in filiera corta per garantire farine eccellenti e raccontare al cliente l'origine del prodotto. Tornano in voga pani tradizionali come la pagnotta grande, più saporita e che dura più giorni, e sono molto richiesti i pani salutistici, integrali, multicereali, con semi e così via. In breve, l'artigiano panificatore punta sulla qualità superiore e sulla storia unica dei suoi prodotti per differenziarsi dal pane anonimo del supermercato. Questo permette anche un certo premium pricing, ovvero applicare un prezzo più alto giustificato dal valore artigianale e dalla qualità percepita. 2. Diversificazione e servizi aggiuntivi. Altri panifici hanno fatto il percorso opposto, ampliando l'offerta oltre al pane. Molte panetterie artigianali oggi sono anche pasticcerie, caffetterie o piccoli bistrò. Offrono colazioni, brunch e aperitivi, trasformando il negozio in un luogo di ritrovo oltre che in un punto vendita. Questo approccio aumenta lo scontrino medio e attira clientela in diverse fasce orarie. Un esempio emblematico è la tendenza dei bakery caffè, forni che affiancano al pane un reparto caffetteria specialty, dando vita a spazi ibridi dove si può sia acquistare il pane che sedersi a gustare un cappuccino e un dolce. Così il forno diventa anche esperienza. Inoltre, introdurre prodotti complementari apre la porta al cross-selling, vendita incrociata. Il cliente entrato per una baguette può uscire con anche una focaccia farcita, una torta o una confettura artigianale da abbinare al pane. Questa strategia aumenta i ricavi sfruttando la stessa base di clienti. 3. Digitalizzazione e canali alternativi. Anche un mestiere antico come il fornaio è stato toccato dalla rivoluzione digitale. E-commerce e delivery di prodotti da forno sono in forte crescita, più 32% negli ultimi tempi. Molti panifici, soprattutto durante e dopo la pandemia, hanno introdotto la prenotazione online del pane, con ritiro rapido in negozio o consegna a domicilio per chi non ha tempo di fare la fila. Alcuni usano app di delivery o piattaforme dedicate al food. La presenza sui social media è diventata fondamentale. I panettieri di successo raccontano quotidianamente sui social le proprie creazioni, mostrano il dietro le quinte delle lavorazioni all'alba, condividono consigli su come conservare il pane. Questo crea un seguito di clienti fedeli online e aiuta a raggiungere anche un pubblico più giovane. La digitalizzazione tocca anche la produzione, si vedono forni 4.0 con sensori e software che ottimizzano i processi e riducono gli sprechi energetici, o gestionale cassa collegato a prenotazioni via app. Tutto concorre a rendere l'attività più efficiente e vicina alle abitudini moderne dei consumatori. 4. Fidelizzazione e comunità. Un altro elemento vincente è costruire un rapporto stretto con la clientela che vada oltre la transazione commerciale. Alcune panetterie hanno lanciato programmi fedeltà, del tipo ogni 10 filoni, uno in omaggio, oppure vere e proprie community di appassionati. Ad esempio c'è chi organizza workshop e corsi di panificazione per i clienti, oppure serate di degustazione di pani speciali abbinati a vini e formaggi. In questo modo il cliente si sente parte di qualcosa e non semplicemente un acquirente occasionale. Una menzione particolare va al fenomeno del crowdfunding. Realtà innovative come Forno Brisa di Bologna hanno coinvolto direttamente i clienti nella crescita dell'azienda, attraverso campagne di equity crowdfunding di successo. Forno Brisa in pochi anni ha raccolto finanziamenti da oltre 350 piccoli investitori entusiasti, persone del territorio che hanno creduto nel progetto e di fatto sono diventate i primi ambasciatori e clienti fedeli del marchio. Questa simbiosi tra forno e comunità locale crea un legame difficile da scalfire per qualsiasi concorrente. 5. No sprechi e più efficienza. Un ulteriore pilastro fondamentale per aumentare i margini è ridurre lo spreco di invenduto. Il pane è un prodotto deperibile e storicamente a fine giornata le rimanenze erano uno dei problemi del mestiere e una voce di costo non da poco. Oggi quasi tutti i panifici artigianali adottano strategie antispreco. Sconti sul pane dopo una certa ora nel tardo pomeriggio, in modo da incentivare gli ultimi clienti a comprare le pagnotte rimaste.
la cosiddetta bruschettatura del pane vecchio. In pratica il pane del giorno prima viene tagliato, tostato e rivenduto come bruschette o crostini, deliziosi e a lunga conservazione. E ancora si produce di più solo su prenotazione per eventi o grandi ordini, evitando di riempire invano gli scaffali. Queste misure hanno un duplice effetto: aumentano la redditività, meno sprechi uguale più profitto, e attirano la simpatia di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità. Non dimentichiamo infatti che ridurre gli sprechi alimentari è un tema molto sentito nel 2025. Un pane non buttato è un piccolo contributo all'ambiente, oltre che al bilancio del panettiere. In definitiva, il business delle panetterie artigianali in Italia nel 2025 è un gioco di equilibrio. Da un lato c'è la sfida di un mercato cambiato, con meno consumi pro capite e competitor agguerriti, dall'altro c'è la forza di una tradizione che si rinnova, grazie a panettieri imprenditori che sanno innovare restando fedeli all'arte bianca. Abbiamo visto come i forni artigianali riescono a sopravvivere e prosperare puntando su qualità, nicchie di mercato, servizi aggiuntivi, presenza online, comunità e lotta allo spreco. E i numeri ci dicono che c'è ancora spazio per queste realtà. Sebbene rappresentino il 92% delle aziende del settore, i panifici artigianali generano solo un terzo del fatturato totale, il che significa che i grandi gruppi industriali dominano i volumi, ma c'è una larga fetta di consumatori che preferisce premiare i piccoli forni di qualità. Il pane in fondo non è una semplice merce, è cultura, è territorio, è passione quotidiana, e su queste cose la GDO può competere fino a un certo punto. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti a Come fanno soldi e nei commenti fammi sapere qual è il prossimo settore che vuoi che analizziamo. Alla prossima!